adesso apriamo invece un altro ragionamento sempre legato alla via del cielo, che è un lavoro molto interessante che vuole unire Oriente e Occidente. Cioè, tendenzialmente il Feng Shui è qualcosa che noi parliamo sempre come è una realtà orientale, quindi qualcosa che non ha molto a che fare con noi occidentali. Bene, questo che sto per fare adesso è proprio la volontà di far capire che noi il Feng Shui ce l'abbiamo a casa. Cioè, è solo che ce lo siamo dimenticati. E quindi guardate questo passaggio che è molto interessante. Allora, intanto, se studiamo le antiche realtà del mondo, notiamo spesso che le grandi architetture sono messe su degli assi, diciamo, importanti. Questi assi sono legati spesso e volentieri agli equinozi e in parte anche ai solstizi. Per esempio, in questo caso la Giza, la piramide di Giza, nell'equinozio, quindi sia un equinozio che l'altro, finisce sempre sulla punta di un angolo della piramide. Se andiamo per esempio in Kerala, in questo tempio, proprio nell'equinozio, tutte le finestre si allineano al sole perfettamente. Quindi questi hanno dovuto costruire e studiare che agli equinozi succedeva questo, sia che lo guardo da una parte del tempio, sia che lo guardo anche dall'altra, a seconda dei due tipi di equinozi. La piramide dello Yucatan nell'equinozio fa questo gioco strano del serpente Quetzalcoatl, per dire. Andiamo ad Angkor in Cambogia e l'equinozio arriva perfettamente sopra il sole. Cioè, ma perché questa volontà di arrivare a creare architetture che in qualche modo si allineano? No, perché gli antichi si inventano questa cosa e si divertono a far così, piano piano. Intanto cerchiamo di capire cosa sono gli equinozi, cosa sono i solstizi. Allora, la Terra gira intorno al Sole, gira intorno al Sole in senso antiorario. E gira intorno al Sole in senso antiorario e lei stessa gira in senso antiorario e lei non è dritta, è anche storta. E questo il fatto che sia storta è il motivo per cui ci sono le stagioni. Qua c'è tutto un discorso da spiegare, ma non vado troppo nel dettaglio. Diciamo che c'è un punto in cui il giorno e la notte sono di uguale realtà, di luce. È un giorno in cui invece abbiamo il massimo, diremo così, un giorno corto, diremo così, dell'anno, quindi poca luce, e la massima luce. Allora, le uguali luci si chiamano equinozi di primavera e d'autunno, invece nel solstizio d'inverno abbiamo poca luce e nel solstizio d'estate abbiamo il massimo della luce. Si capisce bene da questo tipo di descrizione che faccio. Il Sole fa un arco come una specie di, sì, di arcata quando sorge e tramonta. Nel massimo suo punto, diciamo, l'arcata è al massimo livello. Quando siamo nel solstizio d'estate abbiamo il massimo arco in assoluto. Quando siamo nel solstizio d'inverno abbiamo il minimo arco in assoluto. Quando siamo negli equinozi invece è una media, come se sei al centro, e anche l'elevata del Sole nello zenit diventa il massimo o diventa il minimo. Se guardiamo una zona, ovviamente non nasce mica nello stesso punto, ma si sposta la sua partenza come si sposta anche il suo tramonto. Ok, cerchiamo di prendere questi dati un attimo. Ora, il punto della elevata iliaca del Sole all'alba del solstizio estivo con quello del tramonto del solstizio invernale genera l'asse fondamentale astronomico. Un attimo, allora, se noi prendiamo l'estate col solstizio, diremo così, di estivo, abbiamo nella giornata di massimo sole, prendiamo la partenza da un buio a una luce dell'impatto del Sole che sarà massimo, quello lo chiameremo massimo Young. Nel momento in cui andiamo poi nell'inverno e avremo il giorno più corto e prendiamo il tramonto, quindi la chiusura, l'uscita dell'energia della luce, e lì prendiamo quella direzione, quindi prendiamo una direzione di partenza e una direzione di fine, questo asse lo tracciamo e questo asse viene chiamato asse, diciamo, astronomico fondamentale, perché è un asse che determina i massimi e i minimi del campo energetico elettromagnetico solare che impatta perché il Sole nutre le ossa e il Sole nutre, c'è il Surya Namaskara, il saluto al Sole in India. Il Sole è riconosciuto per le sue forze, il Sole dà vita, il Sole dà vita a tutta la terra, cioè il Sole è Ra egizio, cioè non è per niente che viene considerato una divinità, ok? Un attimo, il Sole è un'energia, facciamo un discorso un po', siamo un po' scientifici, siamo occidentali, siamo nel 2000 e passa, quindi diciamo che è un'energia. Bene, ho fatto uno studio con varie ricerche proprio su Verona e la fondazione di Verona.
giusto per non andare a parlare di robe feng shuistiche tanto distanti, e ho trovato delle cose molto interessanti. Esiste un piloton chiamato Betilo a Montorio Veronese, che è costruito 150 a.C. È sta robetta qua, che hanno capito dopo che sta robetta qui era alta 3 metri ed era un ognomone, in qualche modo, un menhir che era costruito per determinare proprio questi raggi solari. È un po' quello che c'era a Stonehenge, per dire, no? Che era tutto governati questi vari menhir per calibrare un aspetto astronomico a livello terrestre. Ma per cosa? Per sapere i giorni propizi, era un calendario messo appunto in un certo modo. E quindi era il centro, era tutto distrutto poi, ma era il centro di un complesso astronomico molto più alto. Teniamo questo discorso un attimo a lato e partiamo dal carro decumano romano. Altro concetto strano, no? Le città romane si costruivano sullo schema più diffuso etrusco prima, organizzato su due assi principali ortogonali, il cardo maximus, asse nord-sud, anche qua interessante, e vediamo Firenze per esempio che è proprio costruita nella città romana in un modo ortogonale nord-sud, e il decumano massimo est-ovest, che si incontrano al centro della città dove si trova il forum. Anche negli accampamenti romani il centro era il forum, ancora una volta questo centro che diventa. E i portali sono portali che si aprono nord-sud, est-ovest. Ricordati che est-ovest è il tema del Sole e nord-sud è il magnetismo terrestre, giusto per darti una dritta dei campi indotti di questa specie di sinfonia di fondo. Andiamo avanti. La tabella che segue fornisce l'inclinazione del cardo massimo asse nord-sud di alcune città italiane di sicura fondazione o rifondazione romana rispetto al nord geografico, fonte Giulio Magli. E qua ti vedono tutti assi sballati però, cioè quello che abbiamo visto prima di Firenze è un grado nord-est, Lucca per esempio, che questa qua vedete che tendenzialmente è dritta, e quella qua Lucca è sempre 4 sud-est, quindi si sposta un attimino, ma ci siamo sempre come assi nord-sud. Apriamo un'altra parentesi. Le proposte di Vitruvio riguardo l'orientamento della città. Vitruvio ha scritto dei libri di architettura, appunto nel trattato di architettura e ingegneria, il 15 a.C. Vitruvio suggerì dei criteri da seguire nella progettazione della struttura delle città. Qua vediamo, questo vabbè, sono come dire delle costruzioni sacre, non è che faceva l'ottagono baguame, per farvi capire invece che studiava la direzione dei venti, e direzione dei venti, e poneva in quindicinali anche l'orientamento magnetico. Già qui per me c'è un inquadramento che assomiglia a tutti gli studi che ho fatto io. E gli propose di non orientare le strade delle città secondo le direzioni tradizionali, sud, nord-est, est-ovest, ma di orientarle inclinate ruotandole di un angolo di 22,5 gradi in senso antiorario. In sintesi, te le sposta in questo modo, ti sposta, diciamo così, perché fa questa cosa adesso vedremo, riferendosi a quella rosa dei venti, Vitruvio tracciò poi un ottagono regolare orientato secondo le 8 direzioni che si legano ai giorni della settimana. A Verona abbiamo 7 templi che si legano ai giorni della settimana, e questi giorni della settimana sono in realtà pianeti. Sono pianeti che girano con le loro orientazioni. Domenica il Sole, lunedì la Luna, martedì Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno, e poi c'è l'ottavo che è neutro, che è già no bifronte, che è l'ottavo, sarebbe il giorno di transizione. Che fatalità messa così è proprio la linea della Terra, che è una transizione per il Feng Shui. Va bene. Allora, certi libri dicono che lui fa così per un discorso puramente tecnico dei venti, cioè dice che in questo modo la città poteva avere le varie orientazioni sia di luce che continuavano sul blocco delle case, sia della ventilazione che non era nord-sud, e qui non c'erano cunicoli di vento che creavano. Per evitare che i venti predominanti potessero percorrere le vie orientate verso i quattro punti cardinali. Inoltre l'obliquità permetteva i raggi del sole, eccetera, eccetera. Però io faccio questa domanda, ma allora perché tutte queste varianti? Per esempio 36 gradi a nord-est di Verona, cioè non si giustifica, cioè non è un nord-sud, non è un nord-sud, il 36 gradi nord-est non è un nord-sud. E qua ci arriva il bello. Torniamo al monolite. Questo in realtà segue l'orientamento solare del piano di fondazione di Verona romana, che segue una fondazione preesistente pagana a cui i romani si sono adattati. E qua c'è i testi che dicono si sono adattati, non sono d'accordo, per me ne conoscevano l'importanza i romani. Cioè i romani non è che si adattano, la loro tradizione era dentro lì, cioè erano etruschi, conoscevano queste teorie.
Ora, che cosa succede? Che il monolite è in linea con la pianta della città di Verona, tanto che prolungando nella linea dell'orizzonte arriverebbe a segnare il punto in cui il Sole sorge a Verona il 21 giugno dello stesso d'estate. Questo è Umberto Grancelli che ha fatto degli studi su questa cosa qua. E cosa succede? Che dal monolite andiamo giù e arriviamo alla chiesa di San Giovanni in Valle. San Giovanni, risaputo, la sua festa è il 24 di giugno. Siccome il calendario si è sfasato nel tempo, stiamo parlando del solstizio estivo, cioè hanno fatto una chiesa che si lega alla porta della città che si lega al solstizio estivo. Ma divertiamoci, continuiamo questa linea e vediamo dove va a finire su questo punto, se teniamo questo asse. In realtà il carro e il decumano erano gli assi di una griglia, di una griglia squadrata che veniva orientata in primis sull'asse energetico del decumano. In questo caso a Verona il decumano fu tracciato sull'asse est-ovest dal sorgere del sole al solstizio d'estate, tracciando così il massimo carico yang della luce e la giornata più lunga. Quindi in poche parole sembrerebbe proprio che, perché ci sono dei testi che parlano di questa via, la via centrale, ma in realtà è molto più probabile perché il centro, il forum è Piazza Erbe, per cui deve passare per forza di qua. E viene chiamata questa via chiavica, che è la via della chiave d'ingresso. E la porta di Corte Farina è un'altra porta per dire di fine della città col Piazza Erbe centrale. Quindi sta scorrendo proprio nel cuore della città, è legata a questo asse della partenza del solstizio estivo. Il cardo veniva calcolato di conseguenza con il groma e coincideva il cardo, cioè quello ortogonale, veniva calcolato con questo groma, questa specie di realtà così che si costruivano per creare gli altri due punti che virtualmente coincidono con gli equinozi, abbiamo visto prima, quindi riporti in terra il concetto, diciamo, di solstizi e di equinozi. A quel punto vediamo la Verona romana tracciata su questi due assi, che è molto interessante e si basa su un aspetto di elevata del Sole al solstizio, cioè ma com'è possibile che i romani costruiscono tutta una città e danno così importanza a un tema astronomico? Considera un'altra cosa, che la realtà di una città è una sedimentazione molto complessa di tante stratificazioni. Cioè, quando andate in città, voi vedete come un vestito che è stato continuamente manomesso. Quindi è difficile anche capire il senso, devi veramente fare degli studi attenti. E andando alla Verona iniziale, perché la Verona ha avuto tre fasi diverse, la Verona veneziana, cioè, ha diverse composizioni di stratificazione urbana. Questa però, la più antica, riprende ancora una volta questo asse. Continuiamo. Continuando, passando dal monastero di Santa Lucia, allora continua e passa fuori dalle mura, cioè uscita dalla città, a Santa Lucia, sto monastero che in qualche modo la sua come dire, festività si avvicina moltissimo al solstizio invernale. Santa Lucia cieca si lega alla non visione, alla luce che non c'è per poi ripartire, collegano la Santa a quel periodo lì. Questa porta è la porta che c'è di Verona, questa qua Porta Palio. Se tu vai al solstizio, vedi il sole che arriva lì perché è proprio in asse. Andiamo avanti, continuando con l'asse si arriva alla chiesa di Santa Lucia dell'asse est-ovest fuori, dal tramonto del sole al solstizio d'inverno al massimo buio. Cioè, al tramonto del solstizio d'inverno abbiamo il punto, all'alba del solstizio d'estate abbiamo un altro punto, questo asse percorre Verona perfettamente. No, un attimo. Allora, gli auguri o i cromanti erano sacerdoti dell'antica Roma che avevano il compito di interpretare la volontà degli dei, fondamentale figura nei riti di fondazione e disegno della città. Questa figura era già nota nella cultura etrusca e greca, ok? Guardate un attimino, iniziamo a vedere un attimo, non ci sono somiglianze qua, hanno questa cosa, loro parlavano con gli uccelli, vedevano il volo dei volatili, dicono, ma erano fondanti per cosa? Per dire come fare una città, sulla base di cosa? Su questi esempi che vi sto dicendo di geometria sacra parliamo. Ora arriva questo personaggio che è Zenino da Romano, che era circondato da maghi e da astrologi, aveva tutto intorno, quindi era l'imperatore, come l'imperatore cinese ha tutti i suoi feng shuisti, che sono i maghi e astrologi, perché un tempo parlare di queste robe era normale, era l'ordine del giorno. Rada il suolo il palazzum, che sarebbe a capo dell'asse di partenza di questa specie di spia dorsale, e il monastero di Santa Lucia, li rada al suolo, decidi di fare questo. La domanda è, ma perché li rada al suolo? Quando si imposta di Verona nel 1250.
io ho saputo da maestri di Feng Shui che quando nelle battaglie che vi dicevo nel momento giusto, eccetera, facevano queste battaglie, cosa facevano questi imperatori o tutti questi personaggi che lottavano? La prima cosa che facevano andavano a distruggere le tombe del nemico. Distruggevano le tombe, le casate, dicevano, ma cosa c'entrano a distruggere le tombe del nemico? Perché distruggevano l'asse portante energetico della linea della stirpe. Sembrano cose, come dire, spiritistiche. Attenzione, l'invisibile e l'invisibile, dobbiamo ragionare su qualcosa che non è poi a noi così, non siamo così abituati a questi discorsi, eppure viviamo continuamente su questi discorsi, li affronteremo. Per espandere un po' il discorso e farvi capire il perché la Verona è stata fondata in quel modo lì, quindi in molte città, e quindi che il Feng Shui è parte della nostra cultura occidentale, potremmo dire che anche noi possiamo dire che abbiamo un Feng Shui occidentale, dobbiamo collegarci un attimo alla risonanza, al tema della risonanza, e per esempio ci aiuta la cimatica, che è uno studio dove mettono i suoni su una piastra con della polvere e a seconda del livello del suono che emettono, a un certo punto questa polvere modifica il suo stadio, poi va in un caos e poi riprende e modifica in forme geometriche. Quindi attenzione, il suono genera una forma e le onde radio in qualche modo anche loro hanno una frequenza che genera una forma. Quindi, detto questo, quando si parla di un campo elettromagnetico solare, è un campo elettromagnetico che pervade la Terra dal nulla del buio e entra in una data zona, quella informa una zona. Se è al massimo suo picco, gli dà un'informazione di un certo tipo. Se io mi metto in linea a questa energia, io sarò informato di più. È come dire entro in un concerto ed entro nel ritmo. Io prendo energia anche dalla cassa di risonanza di quello in cui sto entrando. Se mi metto contro, invece, in qualche modo è come se entrerò in una cacofonia, come in un aritmo. Non sto nel ritmo, non sento il potere di quello che c'è sotto. Quindi allineare. Questi sono per esempio i Celti che facevano questo, allineavano tantissime realtà su dei solstizi e equinozi o sul nord magnetico terrestre, che quindi è sempre il tracciamento solare ai massimi livelli e il nord magnetico terrestre, è come formare una città sulla massima energia possibile che la sostenga. Non è a caso, non è messo in un modo come lo vuoi tu. Questi allineamenti, la cosa interessante è che hanno un'origine antropologica, cioè io ho trovato in Cina le stesse identiche cose della realtà romana. Ora si sono parlati questi, fammi capire, cioè troviamo delle questioni come anche le piramidi, per esempio egizie e le piramidi del Sud America, della cultura Maya, cioè non hanno perché l'uomo all'interno di una sua umana realtà che sente le vibrazioni, sente lo spazio e diciamo si rende conto di tutto quello che è intorno decodifica dei concetti simili. Quindi in diverse culture arrivano gli stessi tipi di percezioni e da qui gli stessi studiosi che arrivano poi a fondare diverse teorie. Per esempio, ecco, l'asse di San Michel, per esempio, di questa grande cattedrale, insomma, che è famosa, è un asse fondamentale astronomico, non si lega al solstizio, ma l'8 maggio dedicato a San Michele, che ha avuto diverse apparizioni e hanno deciso di fare la sua nascita e il 6 agosto la trasfigurazione, sempre due punti, hanno scelto due punti dati da santi. Quindi può essere anche dato da altri elementi di nascita. Ora, il Luopan si lega, come è costruito il Luopan? È costruito proprio sulla base degli equinozi, che sono i laterali, e i solstizi. È un planisfero che vedremo pian piano, è un planisfero di 360 giorni che si lega proprio col suo asse equinozi e solstizi. Quindi è proprio intrinseco anche la volontà di avere i cancelli di forza massima all'interno di uno strumento così sofisticato e importante per i cinesi. Attenzione, ho trovato questo strumento divinatorio etrusco degli Auruspici, che è chiamato il fegato di Piacenza perché loro pensano che prendevano il fegato e guardavano e facevano chissà quali magie, che ha delle spicchi di orientamento. Stiamo parlando degli Etruschi, è del primo secolo a.C. e l'Uopan base è una cosa, non dico che ci assomiglia, ma la zonizzazione legata comunque a degli aspetti energetici solari, spaziali, ci induce a riflettere che ci sono come dire, punti di contatto tra questi tipi di storie. Ancora una cosa interessante è che la ruspico etrusco, guardate com'era, il maestro dei pesci cinese, allora io non vorrei dire, perché aveva sto cappello, allora io dico, cioè noi occidentali abbiamo una cultura alle spalle
che è stata completamente distrutta, distanziata, rinnegata e anche accusata di panteismo, di idolatria, di visione così naturalistica o qualcosa anche, come posso dire, di banale, di primitivo, quando in verità tutti questi grandi studi che arrivano dall'Oriente, perché? Perché la Cina ha avuto una dinastia che è andata via un centinaia di anni fa, quindi è ancora freschissima, in tutto, cioè hanno tenuto il controllo fino all'ultimo con tutte le conoscenze. Noi invece abbiamo avuto distruzioni su distruzioni continue, qui tutto si è tutto disperso. Però ecco, questo passaggio che volevo farvi era per dire andiamo a scoprire una cosa esterna quando abbiamo qua delle culture antiche nostre e dei nostri grandi maestri che sono della fondazione delle nostre città. Cioè era qui tutto, anche noi abbiamo, però purtroppo dobbiamo andare con lumicino a ricercarle. Quindi andremo adesso a riscoprire ciò che già sapevamo, perché Roma e i romani hanno conquistato tutta quanta la terra, non è un caso che parte da Roma, che vedremo, e anche che hanno questa cultura di fondo. È il Feng Shui italiano, Feng Shui, diciamo così, etrusco, cioè della nostra storia.